vediamo la preparazione di taglierin. Si tratta di una pasta fresca all'uovo, tipica anche questa del territorio di Langhe-Roero, ed è una preparazione che viene fatta con molti tuorli, quindi alcune ricette riportano proprio il nome di taglierin 30 tuorli, taglierin 40 tuorli, cioè sta ad indicare quanti tuorli si utilizzano per un chilo di farina. Utilizziamo le due tipologie di farina di grano tenere, quindi 00 e 0. Ho già pesato e mischiato, vado a ridurre, a spostare sulla spianatoia e formare una fontana. Ho lavato le uova e vado a separarle. Iniziamo a girare con una forchetta i nostri tuorli, mettiamo sulla farina il sale fino, in modo che va a dare sapidità alla pasta. Quindi questa preparazione deve risultare molto asciutta, dicevamo, perché inizialmente veniva tirata a mano, quindi con la spianatoia e il mattarello, anche tagliata a mano. Vediamo che l'utilizzo delle uova in pasta gialla danno questa colorazione particolarmente accentuata. Per questo primo piatto si scelgono delle salse di accompagnamento non colorate, non rosse, con una base pomodoro, perché andremo a coprire anche in parte questa natura particolarmente gialla. Continuiamo la lavorazione. Ovviamente se poi noi andiamo a fare il taglio in modo meccanico, quindi con la macchina per la pasta, possiamo concludere la parte finale dell'impasto. Se invece andiamo a stenderlo con il mattarello, quindi in modo manuale, questa parte qua deve essere perfettamente liscia. A questo punto noi andiamo a coprire l'impasto con la pellicola e lasciamo riposare per 30 minuti circa, dicevamo, in un luogo fresco, quindi non particolarmente caldo. Avvolgiamo bene perché altrimenti l'impasto secca. La salsa che abbiamo previsto oggi è un ragù di salsiccia di Bra, porri di cervere, due prodotti tipici. Quindi noi partiamo con la preparazione della salsiccia. Facciamo una breve incisione sulla pelle in modo da toglierla. Abbiamo già tritato il classico soffritto di sedano, carota e cipolle, solo con una percentuale di cipolle inferiore, perché utilizzando il porro non deve andare in contrasto come profumo e gusto. Allora prendiamo una parte di soffritto, uno spicchio d'aglio che abbiamo tritato. Prendiamo l'olio di oliva e facciamo appassire questa prima parte. Aggiungiamo la salsiccia che andiamo a schiacciare e quindi a rompere inizialmente col cucchiaio, in un secondo tempo con l'aiuto di una frusta. E questo lavoro lo facciamo a fuoco vivo, in modo che esca eventuale liquido, si asciughi perfettamente. Possiamo già togliere l'aglio, che a questo punto comunque ha già rilasciato il sapore. Rosoliamo ancora un attimo e ci prepariamo con il vino bianco per sfumare. Quindi abbiamo scelto un Arneis. Abbassiamo e proseguiamo la cottura. Se necessario possiamo anche aggiungere del brodo vegetale, in modo che cuocia lentamente. A parte facciamo invece saltare i porri, che verranno poi aggiunti a fine cottura. Abbiamo già tritato, anzi tagliato, dei porri e li facciamo appassire bene. Anche in questo caso iniziamo con un fuoco vivo e poi man mano abbassiamo, in modo che
cuociano bene senza colorire, e solo alla fine uniamo le due preparazioni, quindi i porri e la salsiccia con il suo fondo. Mentre le due cotture vanno avanti, noi iniziamo a trattare, a tirare la pasta che abbiamo impastato prima, e ne tagliamo un pezzo per volta per finire la lavorazione a macchina. Quindi inizialmente con i cilindri, i rulli molto larghi, finiamo la lavorazione, quindi passiamo finché è completamente liscia. All'occorrenza aggiungiamo un po' di farina. Vediamo che man mano che lavoriamo con la macchina l'impasto rimane sempre più liscio. Aggiungiamo ancora un filo di farina e pieghiamo ancora una volta. Quindi a questo punto noi andiamo ad assottigliare la sfoglia, quindi stringiamo i rulli gradatamente fino ad ottenere quello che è lo spessore necessario per questa ricetta, che abbiamo detto deve essere sottile, particolarmente sottile. Tagliamo a metà le sfoglie in modo da uniformare la lunghezza delle sfoglie. La pasta la si fa asciugare, quindi la lasciamo di nuovo sul tagliere in modo che asciughi. Iniziamo con il taglio, quindi ne facciamo una piccola parte in modo meccanico e un'altra parte invece manuale, per vedere anche le differenze. Quindi in modo meccanico utilizziamo il taglio più piccolo. Manualmente invece dobbiamo arrotolare la pasta cospargendola bene di semola in modo che ci consenta di srotolarla. Quindi arrotoliamo da una parte e dall'altra e effettuiamo questo taglio con il coltello. E allarghiamo. Quindi la particolarità è si tratta sempre di un taglio fine, ma indubbiamente il taglio non completamente omogeneo fa sì che risulta un prodotto diverso, più artigianale. Quindi a questo punto i nostri taglierini sono pronti per essere cotti in acqua abbondante e salata. Ovviamente la pasta, essendo molto sottile, ha bisogno di pochissimo tempo di cottura. Noi abbiamo già preso una piccola parte di ragù, quindi buttiamo in acqua i nostri taglierini per un paio di minuti. Esistono anche delle varianti, no, per questo ragù. Le varianti prevedono l'utilizzo di salsa pomodoro o salsa crema, quindi panna e besciamella. A questo punto ci mettiamo un briciolo di acqua di cottura in modo che rimanga bella morbida e non rimanga troppo asciutto. Sono pronti per essere impiattati. Quindi prendo il piatto, impiattiamo la porzione mettendo al centro la parte di ragù dobbiamo lasciargli una certa cremosità, altrimenti il tempo di essere servito al cliente rimane troppo asciutto. Mettiamo al centro del piatto un pezzettino di rosmarino, anche una foglia di salvia, e il piatto è pronto. Per oggi abbiamo terminato.